13.34 su Tendenze Liberamente, Tendenze Libero Pensiero con Susanna Scalzi, Eleonora Scaiola, ed è connesso con noi Riccardo Facciolongo, CEO, founder di EasyTap, questa digital business card che ci stava appunto spiegando proprio come funziona, no? Quindi ci stavi dicendo, Riccardo, prego. Ciao a tutti, sì. Allora, come dicevo, EasyTap è la digital business card del domani, è un bigliettino da visita digitale, un piccolo dispositivo tecnologico che si attacca sul retro del vostro telefono. E come potete ben vedere, avvicinando il telefono di un'altra persona ad esso, potrete scambiare tutte le informazioni di contatto che volete. Si aprirà una dashboard, una pagina con tutti i vostri contatti, ad esempio il vostro Instagram, WhatsApp, sito web, quello che volete. E cliccata l'icona appunto, ad esempio di Instagram, si aprirà la pagina che volete condividere. Anzi, consiglio a tutti quanti di andare a vedere la nostra pagina Instagram, EasyTap_, perché è veramente carina, creativa e molto divertente. Senti, mi piace da morire questa cosa che tu ci fai il tutorial in diretta, quindi io ricordo ancora, seguite il nostro Riccardo Facciolongo sul 233 del digitale 737 di Sky. Allora, questa è un'idea che tu hai avuto, diciamo, 1 anno e mezzo fa. Dov'eri? Nella tua cameretta, su un banco di scuola, in cucina, al parco? Come ti è venuta in mente questa idea? Perché a noi piace sapere come queste idee geniali nascono. Allora, sicuramente tutto è iniziato quando mi sono trasferito a Londra e mi sono dovuto affacciare a questa realtà diversa da quella italiana. Ho iniziato a notare come le persone nel quotidiano utilizzano il contactless per prendere la metro, per pagare anche un semplice caffè. Perché appunto in Inghilterra e a Londra i contanti, la moneta non viene più utilizzata ormai da diversi anni. E è interessante vedere anche come persone, ad esempio senza tetto, si sono dovuti adattare a questa tecnologia, e molto spesso mi capita vedere appunto queste persone accettare pagamenti elemosina con il contactless. Ma questa cosa è incredibile, addirittura, ragazzi. Riccardo, addirittura. Incredibile, sì, veramente. Quindi sono una persona molto curiosa, molto creativa, e ho iniziato appunto a domandarmi: ma com'è possibile che un pezzo di plastica con all'interno un chip potesse appunto permettere questo scambio di informazione? E quindi mi sono chiesto qual è la tecnologia che appunto sfrutta e permette tutto ciò, e si chiama NFC. Ho visto che viene utilizzata in diversi settori e campi, ma ancora nessuno l'aveva utilizzata per scambiare le informazioni di contatto. Fantastico. Incredibile questa cosa. No, ma tu vieni anche da uno studio, diciamo, informatico, cioè sei sempre stato appassionato di queste cose, stai studiando ancora, perché 20 anni, così giovane, già un imprenditore così, cioè ci deve essere qualcosa sotto, oltre alla genialità. Un supporto, no? Un supporto, voglio dire, di studio. Sì, adesso sto studiando economia, ho fatto il liceo scientifico informatico, la tecnologia sicuramente è la mia passione. Ecco. E ho iniziato anche appunto a EasyTap, e ho creato all'inizio la prima versione, e molte persone mi hanno appunto consigliato di continuarla, perché è un'idea molto interessante, molto innovativa, creativa, che appunto permette ai giovani ma anche imprenditori di condividere tutto quello che vogliono con un semplice tocco. E quindi mi sono iscritto a una competizione della Banca Santander, una banca molto importante in Inghilterra e in Europa, e mi sono classificato tra i primi posti. I giudici mi hanno fatto un sacco di complimenti, mi hanno detto di continuare appunto questa idea e di portarla avanti. Ho sentito la necessità di avere un mio team, delle persone fidate che credessero veramente nel progetto insieme a me, quindi ho aperto uno stage, un tirocinio per studenti, abbiamo fatto più di 150 colloqui, abbiamo assunto ben 34 candidati che ci hanno aiutato in tutto lo sviluppo del business nel modo più rapido possibile, perché l'azienda è stata registrata il 26 aprile 2021 e il lancio è avvenuto ad agosto, quindi da pochi mesi. Sei un orgoglio nazionale. Mamma comunque mia. Io sto avendo i brividi, Susanna. Sì, no, io stavo pensando alla rivista Forbes, che è sempre a caccia di questi giovani talenti. Io credo che tu possa venire contattato molto presto, tra questa sorta appunto di under 30 che cambieranno il mondo, comunque che insomma fanno delle cose straordinarie. Devo dire che insomma noi portiamo bene, perché da queste parti ne sono passati tanti, un altro ne passerà domani. Impressionante, quindi dai anche lavoro. Certo. E un'altra cosa che vorrei aggiungere è che EasyTap permette di condividere
tutti i social media che volete. Abbiamo integrato più di 50 applicazioni all'interno e potete condividere anche documenti, presentazioni, PowerPoint, il vostro curriculum vitae, insomma tutto quello che è sotto forma digitale lo potete inserire all'interno del vostro Easytap e condividerlo con un semplice tocco. La cosa molto interessante è che le altre persone non hanno bisogno di un Easytap o di un'applicazione per ricevere le informazioni, quindi voi lo potete utilizzare nel quotidiano con tutti quanti ed è compatibile sia con telefonini Android che iPhone. Vabbè, no, è una cosa, sì. Veramente, allora siamo un po' in realtà senza parole, Riccardo, perché a parte la giovane età che tu hai, nel senso, esatto, bello, no, ma è veramente, posso dire, un orgoglio nazionale. Allora chiedo per favore a Riccardo Facciolongo di rimanere ancora con noi qui su Liberamente Tendenze e Libero Pensiero. Intanto vi ricordo il 378 304 1025 per qualunque domanda che insomma vogliate fare al nostro Riccardo. Noi sicuramente, Ricky, ne abbiamo veramente ancora tantissime, quindi rimani con noi, telefonate allo 02 25 37 37 10, ovviamente telefonate in diretta, e tra pochissimo ritorneremo con Riccardo Facciolongo, CEO, founder di Easytap. Le 13:46 rigorosamente in diretta, questa è Liberamente Tendenze e Libero Pensiero con Eleonora Scaiola da Roma, Susanna Scalzi da Milano, ma soprattutto collegati con, veramente posso dire, un outsider, un giovane straordinario, 20 anni già, un grande imprenditore, Riccardo Facciolongo, CEO e co-founder e founder naturalmente di Easytap, questo tocco facile. Allora, Riccardo, abbiamo parlato di tante cose belle, ma soprattutto ci hai stupito oggi, parlando soprattutto di quello che è la realtà chiaramente inglese, ormai veramente tutta dedita esclusivamente al digitale. Ma ci saranno stati dei momenti di difficoltà che ti hanno fatto magari pensare: no, lascio perdere questa cosa, non riuscirò mai a farla, oppure sei andato dritto come un treno? No, ovviamente ci sono stati diversi momenti di difficoltà, soprattutto all'inizio, la determinazione che ci vuole per creare un'idea che è nella tua testa e portarla nella realtà, le prime collaborazioni che devi fare con l'industria, con i fornitori, tutta la parte burocratica per aprire un'azienda poi appunto all'estero, le collaborazioni con avvocati, con commercialisti e appunto cercare come tutto questo ecosistema funge per creare un'azienda vera e propria. Altre difficoltà le ho avuto quando ho dovuto presentare il mio progetto a importanti investitori internazionali e anche quando ho dovuto gestire e coordinare un team così grande di ben 34 persone. Ricevevo email tutti i giorni e dovevo appunto coordinare e manovrare e cercare di creare anche un ambiente interessante per loro, per imparare qualcosa dall'esperienza che stavano facendo all'internship di Easytap, al programma di Easytap. Devo dire che si è creato però un ambiente molto interessante. Avevamo studenti di diverse età, dai 18 ai 28 anni, con diverse qualifiche, chi più che meno, e tutti avevano l'opportunità di aprire un dibattito, di proporre delle idee per lo sviluppo del business. Ah, è incredibile. Sì, Susanna. No, io ascoltavo in rigoroso silenzio, anzi in religioso silenzio. È vero. Infatti con difficoltà in realtà forse riusciamo, no? Perché è veramente un'intervista incredibile, sei un personaggio incredibile, Riccardo. Ma parlando anche dei progetti futuri, hai qualcosa già in mente? Certamente. Ad esempio la prossima settimana lanceremo Easytap anche su Amazon, su tutti i marketplace. Adesso già ad oggi spediamo in tutto il mondo, ci stiamo piano piano espandendo in diversi paesi europei. L'abbiamo lanciato inizialmente in Inghilterra, adesso ci stiamo spostando anche qui in Italia e devo dire che sono veramente entusiasta perché Easytap si può applicare in tantissimi settori e anche appunto in imprese dove magari non vogliono più il tradizionale bigliettino da visita, ma vogliono sostituirlo con il nostro Easytap, un prodotto che funziona sempre, è sempre a portata di mano. E la cosa interessante è che è anche ecosostenibile, perché appunto non serve più stampare migliaia, centinaia di bigliettini da visita cartacei, ma basterà un unico Easytap per condividere tutto quello che volete. Vi invito a tutti quanti di andare a visitare il nostro sito web www.easytap.co per capire meglio appunto del progetto e anche la nostra pagina Instagram, perché no. Abbiamo studiato che vengono prodotte più di 10 miliardi di bigliettini da visita cartacei ogni anno e soltanto il 10%, quindi solo 1 miliardo, viene utilizzato effettivamente. Quindi ci siamo posti appunto, ma cosa può sostituire questo? Ed ecco la soluzione Easytap, perché
stiamo cercando di creare un concetto che semplifica nel quotidiano lo scambio di informazioni delle persone. E anche a livello economico, perché non ci sarà più la necessità appunto di investire soldi nello ristampare continuamente bigliettini visita, soprattutto nelle aziende se si è appunto un imprenditore o un professionista. Allora, adesso parlo da proprio così neofita, no? Ad un imprenditore. Se io fossi, no, un giovanissimo che volesse lavorare con te, dove ti devo contattare? Cioè proprio per essere ascoltata da Riccardo Facciolongo. Allora, ovviamente potete contattarci sulla nostra email aziendale info@easytap.co, ma anche al mio contatto personale, quindi riccardo@easytap.co, come è scritto sottostante, e io invito tutti quanti a contattarmi e a chiedermi consigli. Voglio entusiasmare i giovani, cioè io credo vivamente che il progetto, che credere in se stessi e la determinazione è sempre una cosa che può beneficiare nella vita. Buttarsi, sbagliare degli errori che si fanno fa sempre crescere, e anche se fate esperienze belle o brutte sarà comunque parte della vostra crescita personale, e magari la prossima volta che volete appunto migliorare potete farlo. Riccardo, siamo arrivati alla fine, 20 secondi, okay. Ma mamma e papà. Allora vorrei salutare in particolare mia sorella Giulia Facciolongo, che è stata essenziale nello sviluppo. Giulia, complimenti, ti salutiamo anche noi. Ciao Giulia. Grazie, infatti stavo chiedendo, saluto e ringrazio mamma e papà Facciolongo, perché hanno messo veramente al mondo un figlio straordinario. Quanto sono fieri di te. Tanto, vi saluto. Ma sei veramente un orgoglio nazionale, Riccardo. Salutiamo tutti i parenti, gli amici, i sostenitori di Riccardo, perché questo immagino sia solo l'inizio. Chissà cosa farai ancora. Infatti non vediamo l'ora di riaverti sicuramente. Guarda Riccardo, allora ci salutiamo qua e ti dedichiamo anche la prossima canzone, perché arrivano Tecla ed Alfa. Faccio un casino, ma tu l'hai fatto in modo bello. E viva EasyTap allora, grazie. Grazie a Riccardo Facciolongo. Ciao Riccardo, grazie ancora, e mi raccomando torna a trovarci su Liberamente, Tendenze Libero Pensiero. Ciao.